Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna e Scorpione o Venere e Scorpione. Andiamo a vedere quali sono i messaggi per te. Questi sono dei video sempre validi, senza tempo, perché magari stai vivendo un qualcosa proprio in questo momento e ti deve arrivare questo video, ok? Allora, partiamo con le carte oracolo della nostra sorella Antonella, che vi lascio la mail sotto all'info box per contattarla se volete i suoi oracoli, che sono i suoi dipinti, e vediamo cosa ti sta per accadere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Quello che sta accadendo nei mondi sottili, questi messaggi che ti devono arrivare adesso. Quali sono questi messaggi che ti devono arrivare adesso? Sei in cammino, ti vedo in cammino verso la tua meta interiore, verso qualcosa. Ci sarà un chiarimento rispetto a delle voci contrastanti, pettegolezzi. Allora, stai per risolvere qualcosa. Magari questo video proprio ti doveva arrivare per dirti che si stanno per risolvere, qua dice la carta pettegolezzi, no? Diciamo che andiamo all'essenza. Stai per ricevere chiarimenti, per fare chiarimenti su qualcosa che la tua mente si può arrovellare in questo momento, si può arrovellare nei prossimi giorni, in cammino verso un chiarimento, una risoluzione di qualcosa, perché questa risoluzione, questo chiarimento fa parte del tuo cammino per farti camminare ancora con una direzione sempre più consapevole, sempre più onnicomprensiva del tutto. Qua c'è un collino che filtra, no? L'essenza, e quindi arriverai all'essenza di qualcosa, scoprirai la verità di qualcosa grazie a questo chiarimento. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Mettiamoci questi, vediamo cosa ci raccontano. Quali sono i messaggi per te? La ruota della fortuna. Allora, la ruota della fortuna mi parla di cambiamenti improvvisi. Cambiamenti improvvisi. Ti stai affidando agli eventi, e questo affidarti agli eventi, come ci insegniamo sempre, è la più grande chiave di volta della tua esistenza. Gli eventi non sono né male né bene, né giusto né sbagliato, sono gli dei. E qua mi dice che tu ti stai affidando agli eventi e gli eventi ti stanno portando dei cambiamenti improvvisi sul tuo cammino. Sette di coppe, ti vedo un po' confusa o un po' confuso, un po' in dubbio su qualcosa. Infatti questo può generare un po' di tensione mentale, un po' confusa rispetto all'attesa di alcuni cambiamenti, o stai attendendo il cambiamento in qualcosa in particolare, ti vedo un po' confusa, un po' la mente che si azzuffa, no? Tra i vari pensieri. E qua abbiamo un re di coppe. Allora, mi parla che tutto si acquieterà in merito a qualcosa che può stare in questo momento generandoti un po' di stress, un po' di stress. Il re di coppe mi parla di colui che sa gestire perfettamente le sue emozioni, che è rilassato, una persona rilassata. Mi dicono che in merito a delle tensioni o qualcosa che ti può confondere, in merito anche a dei pettegolezzi, qua mettiamola tra virgolette, in merito a qualcuno, in merito all'emotività di qualcuno, la cosa si risolve. Degli eventi che portano questa risoluzione, assolutamente, qua ci sono comunicazioni che portano a risoluzione. Se inerente a una persona questo chiarimento, una figura maschile, c'è qua questo re di coppe, mi dicono che ci sarà un chiarimento bello, con la voglia di scoprire il nuovo, un cambiamento. Questa è una persona entusiasta che parlerà con maturità emotiva, va bene? Quindi gli eventi portano questo cambiamento. Cos'altro? Paggio di coppe, e qua abbiamo un'apertura emotiva, un qualcosa che ti rende felice. E qua abbiamo avuto un 10 di spade, probabilmente qua abbiamo avuto una fine necessaria. Allora,
Probabilmente tu hai chiuso con una certa immaturità emotiva di qualcuno, o hai chiuso con qualcuno o una certa immaturità emotiva, persone che hanno parlato a vanvera, non lo so, che ti hanno dato un po' di tensione, adattala alla tua situazione. Fatto sta che qua mi stanno ricordando che si sta verificando, si è verificata una chiusura necessaria con qualcuno o con una fase della tua vita. Probabilmente se era qualcuno aveva manifestato una certa maturità e immaturità emotiva. Questa fine necessaria, che è stata molto dolorosa per te, era funzionale al tuo cammino, va bene? Perché ogni chiusura è una zavorra che viene lasciata indietro per poter emergere, no? Cos'altro? Qua abbiamo il diavolo, abbiamo avuto... La nostra mente ci ha un po' arrovellato, attaccamenti, paure, resistenze, attaccamenti a qualcosa che è stato detto, attaccamenti, sai, quando qualcuno se la prende per qualcosa è l'ego che se la prende perché non vuole avere il controllo. E quindi è possibile che qualcuno ci ha fatto del male, tra virgolette, sapete che non esiste mai qualcuno che fa del male, ma è il veicolo di una certa persona che vuole portarti a sperimentare certe emozioni, che sono le vere protagoniste delle nostre relazioni. Qualsiasi cosa tu abbia sperimentato in funzione di questa situazione o relazione era funzionale a farti chiudere certe paure, attaccamenti e resistenze all'amore vero, alla libertà. Vediamo cos'altro. Assolutamente il Papa ha integrato perfettamente una lezione spirituale. Possiamo parlare anche della chiusura di un matrimonio o di una relazione ufficiale che ti ha permesso di integrare una potente lezione spirituale. Qua sono in arrivo comunicazioni forti, importanti con il Papa, che mi parlano di ufficializzare qualcosa. Sono comunicazioni ufficiali di qualcosa che vuoi ottenere, di qualcosa che stavi aspettando. Gli eventi ti portano queste comunicazioni ufficiali e dei chiarimenti. Cos'altro? Re di bastoni. Ti vedo avere visione, leadership piena o pieno nel tuo potere. 5 denari. Abbiamo potuto vivere una situazione un po' di carenza in merito a una persona che magari era una persona un po'... si dimostrava essere una persona che guardava i propri interessi probabilmente. Abbiamo vissuto una circostanza di carenza, o ci siamo sentite messe da parte della vita, ma messi da parte della vita, perché avevamo un karma da chiudere qua. O stiamo avendo questo karma, stiamo chiudendo questo? Assolutamente sì, ti arriva una indipendenza economica e autosufficienza economica, autosufficienza emotiva, autosufficienza economica, in seguito a una condizione di penuria o dove ti sei sentita messa da parte dalla vita o da alcune circostanze. Arriva una comunicazione ufficiale che ti porta all'autosufficienza emotiva e anche economica, realizzazione di un progetto, di qualcosa. Vediamo ancora. L'appeso. Hai aspettato molto per questo, eh? O hai aspettato, hai cambiato anche prospettiva, ci sono diversi 5 qua, 555. Allora, i 5 degli arcani minori sono il terreno di gioco del Papa, degli arcani maggiori, che è il numero 5, quindi è come se delle situazioni ferme o di tensione ti hanno portato una frizione anche con delle altre persone. E questa frizione è stata anche incassata all'interno, dentro di te, no? È possibile che una persona si sia messa in mezzo, facendoti sentire messa da parte, delle situazioni ferme dove il tuo spirito non riusciva bene a reagire ancora, no? Ci può essere della competizione o dell'invidia nei tuoi confronti, però questo si risolve, mi dicono, questo si risolve. 4 di spade. Hai aspettato molto per questa cosa. Allora, tutti i dubbi che potevano venirti o le sensazioni di tensione
erano perché c'erano degli attaccamenti da risolvere, attaccamenti, paure che avevi, attaccamenti, resistenze, no? A qualcosa, alla parte materiale, e magari questo lo hai somatizzato anche a livello fisico. E il 4 di spade con qua come ultima carta ci insegna che mi viene in mente il grande mantra: sono potente perché sono paziente. Sono potente perché sono paziente. Sono potente perché sono paziente. Qua dovevi lasciare andare il controllo sugli eventi, eh. Cambiare prospettiva significa lasciare andare il controllo sugli eventi con delle dinamiche, con delle persone, competizione con altre persone o eh, tensioni. Vedi, qua c'è l'otto di spade che mi racconta della sensazione mentale di sentirsi frustrati, incapacità di agire, di avere una visione, tutto funzionale affinché tu aprissi il tuo vero cammino. E qua abbiamo un cavallo di bastoni, tutto ciò che era fermo si sblocca. Fermo che ti ha creato tensioni, fermo che ti ha creato delle disarmonie interne, molte di voi si sono alleate alle emozioni, state facendo dei lavori sciamanici straordinari, anzi per chi ancora non avesse iniziato il cammino sciamanico insieme a me, sotto l'info box trovate la pratica profetica dei 21 giorni che ha dato risultati a centinaia, a migliaia di voi. Quindi cavallo di bastoni mi parla di una svolta che c'è, di un cambiamento rapido in base a ciò che è stato fermo o può riversarsi fermo in questi giorni, si sblocca. Comunicazioni ufficiali che portano a questa realizzazione. Va bene? Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Lavanda, rodeate di amor. Questo non è solo un consiglio, è un consiglio, circondati di amore. Mi dice che ci saranno delle persone qua che ti sostengono, anche delle amiche o degli amici. E la lavanda è quello che calma gli spiriti, calma gli animi, no? Anche come olio essenziale. Se hai un olio essenziale di lavanda ti consiglio anche di metterlo un po' sul un batuffolo di cotone e respirarlo un po' vicino o nel diffusore se ce l'hai in questo esatto momento, in questi giorni che stai guardando questo video. Ti dice che sei circondata d'amore, circondato d'amore. Il numero 19 può essere importante per te in questi giorni, anche relativo al sole. Può essere il giorno 19 in cui si chiariscono delle cose, si porta tranquillità, rilassamento, ci si può rilassare, mi dicono, sì. Vediamo cos'altro ti dicono queste carte. Anzi, prima di mettere queste, voglio capire perché è successa questa tensione con queste altre, con le mie carte. Dime perché, in spagnolo, sapete quanto mi piacciono. Perché è successo questo? Quindi, ecco, ne sono uscite due. Perché sei chiamata a evolverti. Le tensioni che ho visto, i 555, affinché tu integrassi la lezione spirituale, l'insegnamento spirituale, tanto che porta dall'esterno una chiamata ufficiale, qualcosa che viene ufficializzato, le tensioni erano volte affinché tu facessi esperienza di certune emozioni per elevarti. Perché è il momento poi di riposare e adesso puoi riposare. Questa è la carta che mi parla anche di riposo, di non essere più tanto in ansia, no? Preoccupazioni, che scelta faccio. Il destino gira dalla tua parte, va bene? Andiamo a vedere adesso quanto mi piacciono queste carte piccoline, ti dicono tutto in un attimo, guarda. Allora, vediamo cosa dicono questi altri oracoli degli angeli. Ricchezza mentale. Tu avrai una mente illuminata, capirai tutto, è l'essenza di cui parlava la carta questa. Talento dell'insegnamento e nello studio. Buon rapporto con l'energia monetaria, e qua abbiamo il 9 di denari, infatti. Lasciare andare la paura di fallire. Probabilmente avevi paura di fallire, ecco perché qua c'è il diavolo, l'attaccamento alla realizzazione di qualcosa, no? Ma la paura di fallire
come vi insegno sempre, il vero vincitore è colui che ha fallito 1000 volte. Quindi per andare in bicicletta devi cadere tante volte. Io mi ricordo che mi sbucciavo con le ginocchia, sono piena di lividi di 30 anni fa. E quindi mi dicono che capirai tutto qua. Capirai tutto. Che cos'altro? E avrai una rivelazione. Ci sarà una rivelazione. La rivelazione in merito a questo, no? Notizie che arrivano, in merito a una situazione difficile. Porta attenzione al tuo tormento interiore, eccolo qua, e dissipa la tristezza. Io direi alleati con l'emozione della dolce tristezza, è un'emozione wabi sabi, no? Ti consiglio di vedere anche la lettura di tarocchi wabi sabi che abbiamo fatto. L'angelo ti guida verso la rivelazione della verità. Usa la calma, 4 di spade, l'appeso, l'intuito e la gioia. Avrai una rivelazione in questi termini che ti darà maggiore sicurezza. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Se è un consiglio, un messaggio, cosa hanno da dirti questi oracoli? Imparzialità, questa è la giustizia, arriva la giustizia per te. Una visione imparziale, la mente lucida, ricchezza mentale. Arriva la giustizia, mi dice. Si risolvono le questioni laddove erano fuori equilibrio. Nonostante tu abbia vissuto un momento agridulce, no? Un po' dolce e amaro. Mi sta venendo in mente la canzone, la ricordate, di Barbara D'Urso negli anni '80, Dolce e amaro. Ricordo funesto mi è arrivato. Un po' molto kitsch. Allora, un po' dolce e amaro, una verità un po' dolce e amara, hai questo 10 di spade qui. Però ciò che è stato tolto viene ridato, in forma superiore, col 9 di denari qua. Vediamo cos'altro hanno da dirti questi. La tempesta perfetta, il coraggio di entrare nella vita. Allora, prima di tutto che qua tu sperimenterai più coraggio, già me l'hanno detto col Cavaliere di Bastoni, perché hai integrato delle lezioni karmiche importanti. E poi quella tempesta, quel 555, 3 volte ripetuti che abbiamo visto, erano perché adesso ti hanno forgiato le armi spirituali per essere autorevole. Sì. Vediamo cos'altro ti dicono gli angeli, queste. Per concludere, vediamo se è un messaggio o un consiglio. Le gioie dell'innocenza e della purezza. Questo è un nuovo inizio che arriva, ci sarà molta gioia. È un nuovo inizio che arriva, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E questa è un po' come la carta, questa qua, ricchezza mentale, la mente poetica che si risveglia in te, che vede la perfezione in tutto, anche laddove la mente razionale vede disagi, vede squilibri, vede disturbi. E quindi le gioie dell'innocenza e della purezza ti continuano a dire che di stare proprio tranquillo, perché la purezza del tuo cuore e l'innocenza che custodisci all'interno ti stanno per portare una grande gioia, portando equilibrio nella tua vita, in questo momento. Va bene? Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!